Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, benvenuti nel mio Tattoo Studio. Allora, oggi farò una recensione di questo pennino compatibile con iPad della Haha Key, penso si pronunci così. È un pennino compatibile con iPad che dovrebbe andare a sostituire in teoria la penna della Apple, quindi l'Apple Pencil. Questo è un dispositivo che ho preso su Amazon, vi lascerò il link in descrizione eventualmente per poterlo comprare. Non è paragonabile alla Apple Pencil per fare determinate funzioni. Questo serve solamente come pennino capacitivo che ci consente di premere sul display. Anziché utilizzare il dito, potremmo utilizzarlo come le classiche penne che hanno la parte soffice alla fine per utilizzarla sul display. L'ho appena accesa e ancora non interagisce con l'iPad. Purtroppo all'interno c'è un libretto di istruzioni di pochissime righe, quindi non è spiegato granché. Dopo alcuni secondi dall'accensione inizia ad interagire con il dispositivo, quindi ci permette di scorrere, premere nelle varie applicazioni e quindi poterlo utilizzare come appunto la pressione normale del dito. Vi faccio vedere però i suoi limiti. Allora apro le note, creo una nuova nota, vi faccio vedere come questa penna fa le linee tremolanti, quindi al momento sembra che sia io a muovere la mano, in realtà è il pennino che non ci permette di fare le linee come è giusto che sia. Adesso vi mostro come anche con l'utilizzo di questa riga il cerchio non venga perfettamente rotondo. Anche ripassandolo più volte ripete la parte tremolante come se fosse stato fatto a mano libera. Non ha la possibilità assolutamente di essere utilizzato addirittura se utilizziamo la modalità matita. Questo ci permette di fare i tratti sempre uguali, non ci permette di fare una linea più leggera. Quando solleviamo non scrive più. E anche in questo caso le linee vengono letteralmente tremolanti. Proviamo con l'aiuto di questa riga. Come vedete io sono perfettamente poggiato alla riga e la linea viene tutta storta, quindi non è assolutamente di aiuto per fare alcun tipo di disegno. Adesso la confrontiamo con l'Apple Pen. Allora, la Apple Pencil è completamente diversa anche al tatto, ha questo rivestimento in plastica che la protegge e ha un cappuccio sulla parte posteriore. Questo cappuccio, una volta rimosso, ci permette di collegarlo all'iPad e quindi sincronizzarlo. Ci permette anche di ricaricarlo in questo modo, però adesso così tramite Bluetooth si sta sincronizzando, quindi richiesta di abbinamento, abbina, ok, penso sia già abbinato, quindi la rimuovo, disegno soltanto con Apple Pencil, potrei utilizzare le dita per scorrere, è possibile modificare l'opzione in seguito nelle impostazioni di note. Allora, creiamo una nuova nota, proviamo con la matita, se io premo molto il tratto è scuro, se premo poco il tratto è leggero. Allora, questo ci permette di fare ad esempio una linea in cui iniziamo leggeri, premiamo di più, torniamo leggeri, come si fa realmente con una matita. Più premiamo, più il tratto diventa scuro. Se utilizziamo la penna è fluidissimo, le linee sono drittissime, vediamo i cerchi,
cerchio è perfetto, mi si muove un po' con la riga, succedeva anche con l'altro pennino, però il fatto che si muova può venire un po' decentrato, ma sicuramente non tremolante. Qua invece viene perfetto, le linee sono perfette e simula perfettamente la penna. Se io premo di più all'inizio e poi alleggerisco il tratto, come in tutti i tratti che vanno a sfumare, la linea viene appuntita. Questo è il pennarello e simula perfettamente. Non c'è paragone come utilizzo. La linea viene tracciata praticamente quasi subito. Allora, ho disattivato la funzione che ci consentiva di disegnare solamente con la Apple Pencil, quindi ricomincio a utilizzare il pennino della HaHa Key per scrivere e vi faccio vedere se dobbiamo utilizzarlo come touch, quindi al posto del dito, va bene, ma se dobbiamo utilizzarlo per questa applicazione no. Tra l'altro, noi in questo caso, se dovessimo poggiarci col dito nella scelta della linea da eseguire, tracceremmo col dito altre linee, quindi questo ci impedirebbe di disegnare, perché se tocchiamo col dito, tocchiamo col pennino contemporaneamente, questa per noi è una difficoltà. Se apro un'applicazione di disegno, la utilizzo per tappare, quindi decidere l'applicazione da aprire e le impostazioni da dare, dopodiché per disegnare, come vedete, anche qua le linee vengono completamente tremolanti. Allora, guardate, in questa applicazione io sono praticamente immobile e la linea viene completamente tremolante e ingestibile. Quindi non riuscirà mai a sostituire la Apple Pen. Vi faccio vedere con l'aiuto di questa riga. Neanche scrive. Come potete vedere è venuta completamente storta. Proviamo a fare il classico cerchio. E questo è il risultato. Adesso provo con la Apple Pen sullo stesso foglio, quindi sincronizzo, attiva, la linea è perfettamente dritta, o comunque non è così tremolante come questa. Proviamo a fare un altro cerchio. E c'è un abisso, quindi se avete intenzione di comprare una penna per disegnare e avevate adocchiato questa, evitate di comprarla per disegni che vi richiedano di essere utilizzati in ambito lavorativo. Se vi serve per passatempo, per divertirvi o per evitare di utilizzare il dito, allora va bene. All'interno della confezione della Apple Pencil troviamo gli accessori che ci permettono di ricaricarlo e una punta di ricambio, oltre a delle istruzioni. Quindi questo accessorio ci permette di trasformare il nostro caricabatterie classico per l'iPad o l'iPhone in un ricaricatore per l'Apple Pen. Da questa parte si inserisce il cavo e da quest'altra parte si inserisce la Apple Pencil. Questa è la punta invece di ricambio che va sostituita all'occorrenza. Il modello invece HaHa Key ha ben 3 punte di ricambio e all'interno c'è il caricabatterie, il cavetto per caricare le batterie USB
è un libretto di istruzioni con poche informazioni. Allora ragazzi, io ho finito di farvi questa dimostrazione e a questo punto che dirvi, se vi serve un pennino, come dicevo poco fa, che vi vada a sostituire il tocco del dito, potete acquistare questa. Di questa vi lascerò, ripeto, il link in descrizione per poterla acquistare. Se invece vi serve per lavori più professionali, quindi in ambito lavorativo, assolutamente dovete utilizzare la Apple Pen. Hanno dei pro e dei contro. Questa costa solamente una trentina di euro, questa l'abbiamo comprata in offerta a 99 euro con l'occasione dell'inaugurazione di un negozio. Questa si può ricaricare anche tramite l'iPad, quindi una volta inserito l'iPad dà un tot di minuti di ricarica, bastano pochi minuti per poterla utilizzare anche per più di un quarto d'ora. Questa invece va ricaricata con il cavo USB. Questa ha dei punti negativi, all'interno ha dei processori, dei sensori che ci permettono di utilizzarla anche lateralmente, quindi se noi la utilizziamo così fa il tratto come la matita, letteralmente questo è il tratto che avrebbe la matita, quindi riconosce che è inclinata, così disegna come una vera penna, così invece, come una vera matita, scusatemi, così invece possiamo dare le sfumature e le ombreggiature. Con questa disegna sempre allo stesso modo, non ci dà la possibilità di realizzare i disegni come servono a noi. Questa non possiamo portarla semplicemente come facciamo con questa, perché questa possiamo metterla nella tasca, con questa parte lo agganciamo al taschino o comunque alla cover dell'iPad e possiamo avere la sicurezza che starà ferma. Questa invece, essendo piena di sensori, processori e quanto altro, se la mettiamo nel taschino, ci abbassiamo, cade giù e si può danneggiare, quindi anche nella borsa, nel marsupio dobbiamo fare attenzione a come portarlo. Sarebbe stato comodo avere anche un magnete in modo da lavorare e quando interrompiamo lo poggiamo qua e rimane ferma, attaccata col magnete. O anche sulla scrivania questa rotola può andare giù, può cascare, mentre questa una volta appoggiata si ferma, quindi hanno dei pro e dei contro. Sarebbe stato utile inserire un clip, eventualmente si può rimuovere da una penna, possiamo comprare dai cinesi che abbia lo stesso diametro e applicarlo noi lateralmente. Va bene, detto questo, spero di aver detto tutto. Non era una recensione approfondita, però quando abbiamo comprato questa abbiamo visto tante richieste su Amazon e di persone che chiedevano se c'era un confronto fra questi due prodotti e se questa riusciva a sostituire questa. In realtà no, riesce solo, come ho detto all'inizio, a sostituire il tocco del dito, quindi se vogliamo qualcosa che sia più carino della classica penna che compriamo dai cinesi, che ci permette di diffondere il tocco capacitivo del dito all'estremità della penna, allora va bene, altrimenti abbiamo bisogno della Apple Pen. Vi saluto, vi ringrazio di aver visto questa recensione fino in fondo, vi do appuntamento alle prossime recensioni, ai prossimi tutorial, video di ogni genere e ci vediamo nel mio canale. Ciao a tutti da Riccardo.